Oggi vi faccio vedere come preparare kakitama soba, soba in brodo con nuvoletta d'uovo. Gli ingredienti sono gli spaghetti di grano saraceno giapponesi che si chiamano soba, lo zenzero, un foglietto di alghe nori quadrato di 4 cm di lato, i cipollotti, l'uovo, shichimi togarashi che sono 7 spezie giapponesi, la salsa di soia, il mirin, lo zucchero, la fecola di patate e brodo granulare di tonnetti essiccati. Questa è la ricetta da una porzione. Abbiamo 15 g di cipollotti. Li laviamo sotto l'acqua corrente. Prepariamo circa 5 g di cipollotti tagliati fini. Il resto dei cipollotti li tagliamo fini in diagonale. Eliminiamo la buccia dello zenzero e prepariamo mezzo cucchiaino di grattugiato. Lo mettiamo nella ciotolina e lo strizziamo con le dita. Così facciamo uscire il succo dello zenzero e lo separiamo dal grattugiato. La parte grattugiata la facciamo a forma di piramide e la mettiamo da parte. Prepariamo 100 g di soba, che sono gli spaghetti di grano saraceno, ma spesso sono misto con grano farina 00. E nella confezione di soba a volte ci sono 3 mazzi da 90 g e siete liberi di preparare 90 g di soba anziché 100 g. Per capire il tempo della cottura, guardate il retro della confezione e se anche sarà scritto tutto in giapponese, vedrete il numero e scommetto che quello sarà il tempo della cottura. In questo caso è scritto 5 minuti, ma spesso sono troppi minuti per la mia esperienza provando diverse marche di soba in Italia e li lesserò meno. Questo piatto di solito lo faccio quando sono da sola al pranzo in una giornata fredda, ma se siete in compagnia con la famiglia o con gli amici per fare a un pasto più importante, vi consiglio di preparare anche il pollo teriyaki, magari diminuendo la quantità della soba. E il link di video ricetta di pollo teriyaki attaccherò nella descrizione insieme a tutti gli ingredienti e le dosi della questa ricetta. Mettiamo un uovo nella ciotolina rompendo il suo guscio. Lo sbattiamo e lo mettiamo da parte. Nella ciotolina mettiamo 2 cucchiaini di fecola di patate e la stessa quantità dell'acqua. Le mescoliamo bene e le mettiamo da parte. E prepariamo un foglietto di alghe nori quadrato di 4 cm di lato. Prepariamo la zuppa nella pentolina. Mettiamo 350 ml d'acqua, 25 g di mirin. Chi non ce l'ha mirin, mettete 25 g di sake o vino bianco più 8 g di zucchero, 35 g di salsa di soia, mezzo cucchiaino di zucchero e mezzo cucchiaino di brodo granulare di tonnetti essiccati. Chi è vegetariana metterete il brodo granulare di alghe kombu. La pentola mettiamo sul fuoco e accendiamo il fuoco al medio. Aggiungiamo il succo dello zenzero. Mescoliamo la zuppa, quando si è scaldata spegniamo il fuoco intanto. Prepariamo un'altra pentola più grande con l'acqua bollente non salata e mettiamo 100 g di soba
Dopo che li abbiamo messi completamente sott'acqua, mettiamo timer. Sul retro della confezione di soba che sto usando era scritto 5 minuti di cottura, ma per precauzione metterò il timer di 4 minuti, dopodiché assaggerò un spaghetto. Durante la cottura non dimentichiamo di mescolare ogni tanto. Se sta salendo sulla schiuma aggiungerete un po' di acqua fredda oppure abbasserete il fuoco leggermente. Quando mancheranno circa 2 minuti e mezzo riaccendiamo il fuoco della zuppa e la facciamo bollire. Dopo un minuto aggiungiamo i cipollotti tagliati in diagonale. Così li cuciniamo un po' scaldando la zuppa. Circa un minuto prima della fine cottura di soba aggiungiamo il liquido fatto con la fecora di patate e l'acqua, mescolando bene. E lo aggiungiamo un po' alla volta, mescolando di continuo la zuppa, come potete vedere, altrimenti possono creare dei grumi. Invece lo stiamo mettendo per mantecare la zuppa. Una operazione un po' difficile, casomai spegnete il fuoco momentaneamente e fate questa cosa e riaccendete. Ogni caso è molto importante mescolare di continuo. Dopo che abbiamo messo questo liquido, facciamo bollire bene la zuppa per farla mantecare. Ora siamo pronti per fare la nuvoletta d'uovo. Manteniamo la zuppa bollente e con i bastoncini lunghi la mescoliamo creando i cerchi e mettiamo l'uovo sbattuto un po' alla volta creando la nuvoletta con il movimento circolare dei bastoncini. Quando abbiamo finito di mettere tutto il liquido dell'uovo nella zuppa, mescolando con i bastoncini, spegniamo subito il fuoco, così la nuvoletta d'uovo rimane soffice. Ho già pubblicato una videoricetta simile che si chiama Kakitamajiru ed è una zuppa molto semplice con il sapore delicato, arricchito con la nuvoletta d'uovo. Attaccherò il link nella descrizione. Gli spaghetti di soba sono pronti. Come vi dicevo prima, ho messo il timer di 4 minuti anziché 5 minuti. Assaggiando un spaghetto mancava un po' di cottura, così li ho lasciati il totale 4 minuti e mezzo. Scoliamo gli spaghetti soba e li mettiamo nella ciotola. Per darvi un'idea di grandezza della ciotola, questa ciotola ha un diametro 17 cm, alta 12 cm. Mettiamo questa meravigliosa zuppa con pieno di nuvolette d'uovo sugli spaghetti soba. Alla fine mettiamo i cipollotti tagliati fini, un po' di shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi a vostro piacimento, e il grattugiato di zenzero a forma di piramide sul quadratino di alghe nori. Ecco, nostra kakitama soba è pronta. Questo è un piatto decisamente per la giornata fredda oppure quando abbiamo bisogno di mangiare qualcosa che ci scalda perché abbiamo preso il raffreddore. La mantecatura della zuppa, 7 spezie giapponesi, lo zenzero, tutte queste cose lo fanno diventare ancora di più un piatto che scalda il corpo. Nonostante che sia un piatto soddisfacente che ci sazia, non ci fa rimanere con lo stomaco pesante per il resto della giornata. Vi faccio vedere come si mangia. Itadakimasu! Potete usare anche la forchetta e un cucchiaio, ma vi faccio vedere una maniera tradizionale. Prendiamo una certa quantità di spaghetti di soba con i bastoncini e li mangiamo aspirando, facendo per suono. Questo è un modo di mangiare che noi giapponesi sempre abbiamo fatto da quando esiste soba, cioè dal 1600. In più, in quella epoca, soba era considerato un pasto veloce, come un panino o un trancio di pizza per voi italiani di questo tempo. E tuttora esistono ancora delle trattorie di soba che si paga pochi euro e i clienti mangiano velocemente in piedi e se ne vanno.
Ho aggiunto 5 g di salsa di soia. Anche voi al tavolo regolate la sapidità. Tornando al discorso di prima, a volte in Giappone si trovano dei chioschetti che servono la soba e gli udon sui binari della stazione di treno. È una rarità che una usanza o una tradizione sta durando da 400 anni ed è bellissimo. Anche questo modo di mangiare che vi sto facendo vedere ogni volta che pubblico la videoricetta con i noodles tipo gli udon, la soba e il ramen è stato sempre la nostra usanza. Essendo uno dei pochi youtuber giapponesi della cucina giapponese qua in Italia, mi sento responsabile di mostrarvi la usanza giusta, non soltanto la ricetta. E poi siete assolutamente liberi di mangiarli in modo vostro. E vi confesso che non sto tenendo i bastoncini in maniera corretta. Ho provato tante volte, ma alla fine li sto tenendo in modo più comodo per me. È importante mangiare senza stress e soprattutto prima che i noodles diventino troppo morbidi e raffreddati. Ma comunque ho pubblicato il video di come tenere le bacchette. Chi vuole imparare una maniera corretta di tenere le bacchette, andate a guardare questo piccolo video e attacco il link nella descrizione. Che stiamo prendendo qualche cibo. Come avete visto, la piramide di zenzero sull'alghe nori è stata per poter assaporare la soba in diverse gradazioni. Prima mangiamo senza zenzero e un po' alla volta lo aggiungiamo e alla fine mescoliamo tutto. E io ho aggiunto ancora shichimi togarashi, che sono 7 spezie giapponesi. Buonissima zuppa mantecata con soffice nuvolette d'uovo, bevo direttamente dalla ciotola. Anche questa è una maniera tradizionale di mangiare soba, ma naturalmente potete usare un cucchiaio. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto potete lasciare un like o un commento per farmi sapere cosa ne pensate. E se non volete perdervi i prossimi video, potete iscrivervi al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto. Ci vediamo presto con la prossima videoricetta. Ciao a tutti! Gochi sou sama deshita.